oppure ben ritrovati sul mio canale. Quello di oggi è l'ultimo video prima delle vacanze, perché anche quest'anno ho deciso che mi prenderò tutto agosto libero, il che significa che non ci saranno né nuovi video qui su YouTube ma neanche nuovi post sul blog. Però per finire un po' col col botto ho pensato di fondere insieme due video che volevo girare ma che mi sono accorta finivano un po' per sovrapporsi l'uno all'altro, ovvero i miei prodotti preferiti di luglio e i Summer Essentials, ovvero i prodotti essenziali per l'estate. Quindi preparatevi a un video bello lungo, perché in perfetto stile prodotti preferiti del mese vi parlerò di un sacco di categorie diverse: cura della pelle, abiti, trucchi, capelli, insomma veramente un po' di tutto, inserendo all'interno, o ancora meglio selezionando, quelli che secondo me sono dei prodotti essenziali soprattutto in estate. E siccome il tema di questo video appunto è l'estate, quale luogo migliore per filmarlo se non la mia casa al mare? Come avrete visto, infatti, il mio sfondo è leggermente diverso. Direi che questo è tutto per l'introduzione. Il video sarà bello lungo, perciò mettetevi comodi, prendetevi qualcosa da bere e cominciamo! Cominciamo con la cura della pelle, che soprattutto in estate è ancora più importante del solito. Comincio però col dirvi che non mi concentrerò tanto su creme idratanti per il viso, creme antietà, contorno occhi, maschere o cose del genere, quanto più su quello che è l'essential dell'estate in assoluto, ovvero le creme solari. Il metodo che utilizzo io per scegliere la crema solare più giusta per me è, senza ombra di dubbio, la texture, ovvero, mi spiego meglio, se c'è una roba che odio, soprattutto in estate, è una crema troppo corposa, di quelle che ci lasciano bianchi come o un bambino di 4 anni o in alternativa un pupazzo di neve, che ci mettono 120 anni per assorbirsi nella pelle, poi tutta la sabbia si attacca ed è una roba che mi manda fuori di testa. Perciò cerco sempre di scegliere delle creme con una texture leggera, mettiamola così. Quest'anno mi stanno piacendo tantissimo i solari della Avène, che è un brand che potete facilmente trovare in farmacia, quindi anche di facile accesso. Scusate, sto già perdendo la voce. Ottimo, abbiamo appena iniziato. Eccole qua, questa è per il corpo, questa per il viso. Cerco sempre di prendere due creme diverse, perché non sempre il solare per il corpo è adatto anche al viso. Come vedete, SPF 50 della serie "ma pensi anche di abbronzarti?". Dunque, il mio scopo principale non è tanto quello di diventare nera come il carbone, anche perché è una roba che proprio non mi riesce. Probabilmente anche se abitassi ai tropici non gliela farei, perché ho una pelle assolutamente super sensibile. Mi basta un quarto d'ora al sole senza protezione solare e divento istantaneamente una ragosta, proprio una roba brutta brutta. Quindi vado sempre per la protezione solare più alta. In ogni caso, come potrete immaginare, è disponibile anche con protezione solare 30, 20, insomma con protezioni decisamente più basse. Io però sparo alto. L'ho scelta nella versione spray perché preferisco sempre le creme solari spray rispetto a quelle in tubetto, perché le trovo molto più facili e veloci da applicare. Bastano bam bam due spruzzi, vedete è bianca, però tac 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 tac, due spalmate e non c'è più, andata a posto, non devo più pensarci per un bel po', perché ovviamente è idrorepellente, si dice così, resistente all'acqua, forse è meglio dire, quindi ci si può fare il bagno e non bisogna riapplicarla ogni 4 minuti. La profumazione è piacevole, non ha nessuna profumazione folle al cocco, robe del genere, profuma fondamentalmente di crema solare, il classico profumo dell'estate. Quella per il viso è molto simile, non è in spray, questa volta è ha la sua pompettina, però di nuovo tac tac tac, e lei è penetrata nella pelle, è leggermente più corposa ma comunque sempre sul lato delle creme leggere. Spesso i solari per il viso tendono a dare un po' di problemi se sono troppo pesanti, con questa invece mi trovo bene. Problemi non mi sono spiegata forse fino in fondo, tipo brufoletti o roba del genere. Con questa appunto non ho avuto nessun tipo di problema, ve la consiglio molto. Avène, un ottimo marchio. Inizio a mettere la roba dietro perché qua ho una montagna di roba e non so già più dove rimettere dopo che ho preso.
Dicevo, Avène, un ottimo marchio, un buon rapporto qualità-prezzo, in più si trova facilmente in farmacia. E siccome parliamo di Avène, ho ancora un altro prodotto che secondo me di nuovo è un Summer Essentials, ovvero un'acqua termale, anche se a dirvi la verità io le acque termali le uso un po' tutto l'anno, ma Sava Sandir sono soprattutto piacevoli da utilizzare in estate perché le potete usare in tanti modi diversi. Il più ovvio, per rinfrescarvi se siete in spiaggia, ma anche se siete in giro, perché come vedete la potete utilizzare anche sul trucco. Io non mi trucco mai quando vado al mare, è una roba che detesto, ma se siete della scuola di pensiero per cui io struccata non mi presento da nessuna parte, ma proprio manco morta, la potete usare anche zazzac sul trucco. Io per esempio l'acqua termale poi la uso anche per inumidire il beauty blender quando mi trucco, quindi tanti modi diversi. Questa è chiaramente la versione travel size che trovo più comoda da portare anche in spiaggia perché appunto tiene meno spazio. E con settore creme solari, acque termali la chiudiamo qui. Spero che vi siano state utili queste indicazioni. Passiamo sempre per la cura della pelle alla cura del corpo, perché soprattutto in estate e soprattutto se state sotto il sole, andate al mare, il sale, questo e quell'altro, è importante prendervene cura e idratare la pelle ancora di più. Ma prima di parlare di idratazione vi vorrei parlare di un altro essenziale in generale, ma soprattutto per l'estate, ovvero esfoliante per il corpo. Se avete in programma una vacanza al mare, è bene prima di partire di fare una bella esfoliata generale di tutto il corpo per preparare la pelle proprio a un'eventuale abbronzatura. Vi consiglio invece di utilizzarla un po' meno mentre siete in vacanza e vi abbronzate, perché rischiate anche un po' di tirarla via questa abbronzatura. Ma prima di partire è fondamentale, secondo me, il mio prodotto preferito di luglio e del momento è questo di Jo Malone, lo scrub alla vitamina E. L'ho preso un po' di mesi fa, forse era addirittura nel mio ultimo video haul beauty, non mi ricordo perché è passato del tempo. In ogni caso ho iniziato a utilizzarla più di recente, mi piace tantissimo perché ha la texture perfetta. Questa è una roba che vi dico sempre quando vi consiglio uno scrub, perché per me è davvero fondamentale. Se un esfoliante è troppo aggressivo irrita la pelle, se è troppo sottile fondamentalmente non serve a nulla. Questo è più dalla parte del sottile che dell'aggressivo, ma fa comunque la sua porca figura, fa il suo lavoro. Ha una profumazione che a me piace tantissimo, ma temo possa non piacere a tutti perché è abbastanza dolce, a me ricorda un po' il miele, anche se ho letto tutti gli ingredienti che la compongono, il miele non mi sembra di averlo individuato, però tant'è. Si presenta in questo modo, ha questo colore giallo molto estivo, come vi dicevo la texture è bella, è molto piacevole, nel senso che, lo sto facendo fuori dall'inquadratura, si stende facilmente, come posso dire, va a fare una buona esfoliazione della pelle perché ha dei granuli all'interno molto piccoli e quindi non irritanti. Ho fatto bene, adesso ho tutto il braccio pieno di scrub, me ne occuperò dopo, fingiamo che non sia così. Quindi ottimo esfoliante, ma lascia anche la pelle molto idratata, vellutata. Ovviamente essendo di Jo Malone è piuttosto caro, anzi diciamoci la verità, è carissimo, ma come vedete ce n'è dentro una quantità veramente industriale che vi dura per mesi. Se però non vi va di investire un capitale in uno scrub, cosa assolutamente, scusate, comprensibile, vi consiglio anche sempre quelli del Body Shop, The Body Shop, perché hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, ce ne sono 1000 diversi fra i quali scegliere, fragranze, texture, insomma potete veramente sbizzarrirvi. Non fatevi però mancare uno scrub prima di partire in vacanza perché è davvero importante. Andiamo avanti, sempre parlando di prodotti per il corpo. Sto vedendo, siamo già a 8 minuti, abbiamo appena iniziato, ve lo dico, sappiatelo, preparatevi. Crema idratante per il corpo, Brazilian Bam Bam Cream è la mia crema di riferimento in questo momento, ho fatto anche la rima.
Ve ne ho già parlato di sicuro in altri video perché mi sta piacendo un botto. Lo capite dal fatto che finalmente ho deciso di investire nella full size, mentre fino adesso ero andata avanti con la travel size. Mi piace da morire questa crema perché è molto ricca ma si assorbe in fretta, che per me è sempre, come ormai avrete capito, fondamentale. Riuscirò mai ad aprirla? Mi salterà un'unghia. Eccola qua, molto ricca, molto morbida, vellutata, profuma di, mi viene da dire, vaniglia, credo, è infusa con estratti di guaranà, quindi anche tonificante. Ma la cosa che mi piace di più è che lascia veramente la pelle super idratata, super vellutata e con questa profumazione che a me fa pensare al Brasile, ma mi sa che mi trae in inganno il nome perché Sol de Janeiro. Tac, il collegamento è un attimo. Quindi crema per il corpo, di nuovo, non so se l'ho già detto ma ve lo dico ora, ogni volta mi slogo una spalla. I prodotti che vi indico sono i miei preferiti di luglio, i miei preferiti per l'estate, ma sono anche un po' un'indicazione generale. Quando dico Summer Essentials dico appunto prodotti che secondo me non possono mancare nella loro forma, non necessariamente quelli che vi indico io, anche se ovviamente quelli che vi indico sono quelli che mi sono piaciuti. Dai, chiudiamola. Ultimo prodottino per la cura della pelle e anche Summer Essential, un balsamo per le labbra. Potete scegliere quello che volete. Tra i miei preferiti ci sono quelli della By Terry, soprattutto il Baume de Rose, che rimane sempre un evergreen per me, oppure questo che è la versione un po' più estiva del balsamo labbra della Fresh, il brand che io adoro, che non si trova in Italia. Ve lo faccio vedere perché è il mio preferito di luglio. Si presenta in questo modo, è un balsamo molto ricco, si stende sulle labbra, in questo caso è al limone, quindi un po' più estivo perché vi avevo sicuramente già parlato di quello al caramello, che però istantaneamente a me fa pensare un po' più all'autunno e all'inverno. Tra l'altro la Fresh ne ha tirati fuori tanti diversi, forse c'era il cioccolato, insomma ho visto che ha lanciato un sacco di nuovi balsami per le labbra, sono ottimi, molto idratanti, lasciano le labbra belle, morbide, e in estate portatevelo in spiaggia perché di sicuro dopo sole, mare, sale e quant'altro, tac, una passata di balsamo e la morte sua. Ci abbiamo fatto, abbiamo finito la prima sezione che era quella della cura della pelle. Parliamo adesso di trucco. Come potrete immaginare, d'estate tendo a truccarmi decisamente di meno, anche se non lo direste in questo momento, ma sono un po' più agghindata per il fatto che giro questo video, se no di norma mi trucco leggermente di meno e tendo a preferire prodotti un po' più leggeri, mettiamola così. Ho selezionato quelli che a mio avviso, anzi mettiamola così, quelli che sono i miei prodotti preferiti, i miei trucchi preferiti da utilizzare in estate, e comincerei con un primer. Quando la sera decido di truccarmi un po' di più e sono in vacanza e ho piacere che il trucco mi duri almeno per tutta la serata, utilizzo un primer e ho scoperto da poco quello che ormai tutti conoscerete, ovvero Unicorn Essence della Farsali. Girava tantissimo su Instagram mesi e mesi fa, tutte le beauty blogger farsi il primer con lo unicorn, l'essenza di unicorno. Io l'ho preso solo di recente, avevo già preso l'altro che adesso non mi ricordo come si chiama, qualcosa Gold Essence, Gold Elixir. Questo mi piace un tantinello di più, ve lo dico a onor del vero, questa è la versione travel size. L'ho preso perché di nuovo non volevo subito investire nella versione full size. Mi piace perché è leggero ma è un buon primer, va anche a idratare la pelle perché lo potete utilizzare volendo anche come serum, non soltanto come primer, però crea una buona base che fa durare il trucco più a lungo. Non è necessariamente un essenziale dell'estate, ma non è male da utilizzare nei periodi caldi come primer perché appunto non è troppo pesante, non è troppo siliconico, non va a chiudere troppo i pori, per farla breve. No, andiamo qua dietro perché qua ancora è pieno di roba. A seguire fondotinta. Ecco, la questione del fondotinta in estate è un po' controversa, nel senso che o non uso niente e non mi trucco, oppure
oppure se voglio essere un po' più a posto scelgo di preferenza dei fondotinta leggeri e mi sono lasciata incuriosire da questo marchio The Ordinary. Non so se ne avete sentito parlare, se ne è parlato abbastanza nella beauty community perché è un brand a costo molto ridotto, non hanno investito nulla in pubblicità, hanno investito principalmente sui prodotti, anche il packaging è assolutamente minimale, vabbè, ve li faccio vedere. Ne ho due semplicemente perché non riuscivo a imbroccare la colorazione giusta per la mia pelle, quindi ne mischio due, 1.2p e 2.1p, ho scelto quelli più sul pink rispetto a quelli più sul giallo perché la mia pelle secondo me vira più al rosa che al giallo. In ogni caso questo è la Serum Foundation, ovvero il fondotinta siero. Ce n'è anche un'altra versione che immagino sia leggermente più coprente. Vi dico la verità, l'avevo preso pensando che fosse un fondotinta molto poco coprente e leggero. Mi ha stupito perché è assolutamente leggero, ce l'ho su anche adesso, non sembra quasi di averlo, davvero ha la consistenza, sentite? Di un siero, molto liquido, ha questa pompettina che rende molto semplice accedere al prodotto, anche se poi rimane sempre un po' sporca, che è una roba che mi irrita un po', e ne poso uno che è inutile tenerne due. Dicevo, molto leggero, perfetto per l'estate, dura a lungo ma anche un'ottima coprenza. La cosa mi ha stupito, tant'è che subito ho pensato questo finirà nei miei preferiti di luglio e subito dopo ho pensato questo è anche un perfetto Summer Essentials. Dopo aver pensato tutte queste cose mi è capitato tra l'altro di vedere un video di Clio Makeup dove, se non sbaglio, parlava dei fondotinta perfetti per l'estate e neanche a farlo apposta pure lei l'ha messo come numero 1. Tra l'altro ottimissimo rapporto qualità-prezzo perché come tutti i prodotti della The Ordinary costa veramente poco. Io l'ho preso su ASOS, secondo me l'ho pagato meno di 8 euro, ecco, mettiamola così, quindi ve lo consiglio tantissimo. Dopo il fondotinta passiamo al correttore. A volte mi capita in estate di utilizzare anche soltanto il collettore, anche soltanto il correttore quando non ho voglia di fare un trucco completo. Sono ritornata a un correttore che avevo lì da un po' di tempo, che ho riscoperto, che mi sta di nuovo piacendo un sacco, che è il Born This Way della Too Faced, vero che della... sì, Too Faced, sì sempre sul pezzo, sempre preparatissima. Io ce l'ho nella colorazione Very Fair perché mi piace che il correttore vada proprio a dare una botta di luce, soprattutto sulla zona delle occhiaie. Lo metto anche qui sul, come si dice, il dorso del naso, the bridge of the nose, il ponte del naso come dicono in inglese, qua sul mento. Insomma, lo uso anche un po' come illuminante perché lo metto anche tra gli essenziali dell'estate. In realtà non è proprio un essenziale dell'estate, ma secondo me è un ottimo prodotto da utilizzare anche in questo periodo perché è coprente il giusto ma molto fluido, molto facile da stendere, non finisce nelle pieghette, dura abbastanza a lungo e quindi se vi devo consigliare un correttore per l'estate io ho deciso di consigliarvi questo della Too Faced. Born This Way, Lady Gaga, un po' sullo stile. Andiamo avanti, passiamo al bronzer, ovvero alla terra, si dice in italiano. In estate mi piace, quando mi trucco, ovviamente, cercare di avere un look un po' più caldo, un po' più estivo, un po' più luminoso, e quindi ho deciso di proporvi come terra di riferimento per l'estate questa della Hourglass, che è la Luminous Bronze Light. Perché vi dico e vi consiglio questa? Perché, come dice il nome stesso, mi sono un po' incasinata, è luminosa, è molto naturale. L'ho messa anche oggi e infatti non è che si veda tantissimo, ma va a rendere più caldo il trucco senza essere un contouring di quello full glam che onestamente in estate a me fa venire i brividi, perché quando vedo queste ragazze truccate come una drag queen il 15 d'agosto sotto il solleone, a me piange il cuore, veramente. Questo invece è leggerino, bello luminoso, perfetto appunto per l'estate. Procediamo. Blush.
Come blush in estate a me piace principalmente optare per quelli o in crema o, come alla fine ho deciso di fare in questo video, in versione cushion. Questo è il Cushion Blush Subtil della Lancome, giusto? Mi piace perché io scelgo le cose poi non mi ricordo manco la marca. Yes, Lancome. La versione cushion mi piace perché funziona in questo modo: ha il suo cuscinetto con il suo applicatore, pac pac, tac tac, il gioco è fatto, è bello luminoso, ha un po' questo effetto, come dicono in inglese, dewy, no? Fresco, viene da tradurlo così. Ce l'ho su anche oggi, praticamente ho usato tutte le cose che vi sto per mostrare o che vi ho mostrato, le ho usate anche oggi nel trucco che ho fatto. E in generale appunto mi piacciono molto i blush versione cushion oppure quelli in crema. Li preferisco a quelli invece in polvere perché trovo che resti tutto un po' più opaco e meno vibrante e meno luminoso. Passiamo poi al prodotto top per il trucco estivo, almeno secondo me, l'illuminante. Proprio perché l'idea di base del trucco dell'estate, nella mia concezione personale, è un trucco bello luminoso, non può mancare un bel illuminante. Ho scelto di parlarvi, come mio preferito di luglio, di questo della Fenty Beauty, che mi è piaciuto molto. Credo sia uscito relativamente di recente, forse non è nelle primissime uscite di Fenty. Da una parte Min Money, dall'altro Hustler Baby, sono i Killawatt, il nome della linea di illuminanti. Se lo riesco ad aprire ve lo faccio vedere. Eccolo qua, ci sono due diverse tonalità, una è leggermente più opaca, questo di qua è una botta, non so, sì, lo vedete, ce l'ho su in questo momento, lo adoro, mi piace tantissimo, è andato un po' a pari merito, si dice così, comunque allo stesso livello del mio illuminante preferito di tutti i tempi, che è quello di Becca. Lo sto utilizzando addirittura di più adesso che è estate, lo utilizzo spesso anche come ombretto, l'ho messo anche oggi, non so se da lì lo vedete. Consigliatissimo, brava Rihanna, la maggior parte dei prodotti che ho provato di Fenty mi sono piaciuti, io ve lo dico. Andiamo avanti e parliamo di ombretti. Allora, fondamentalmente quello che mi sento di dire per quel che riguarda il mondo degli ombretti è che in estate, ma soprattutto quest'estate, adoro i trucchi un po' più glitter, un po' più luminosi. Hashtag luminoso è la parola chiave di tutto questo video per la sezione trucco. Ci sono tantissime palette in questo momento ottime e non solo mi piace un trucco luminoso, ma mi piace un trucco caldo sulle tonalità dell'arancio, del dorato, del bronzo, che trovo assolutamente molto estive, ma che modulate nel modo giusto sono perfette un po' tutto l'anno. Io ho scelto di mostrarvi due palette delle quali vi ho già parlato in altri video dei prodotti preferiti, quindi non mi dilungherò troppo. La prima è questa di Huda Beauty, vediamo se trovo il nome. Credo si chiami la Rose Gold Edition. In ogni caso si presenta in questo modo, tutta zozza perché come potrete immaginare la uso a manetta. Dentro ha un po' di colori shimmer, un po' di opachi, tanti sulle tonalità calde come vedete. Mi piace moltissimo, si stendono facilmente, si amalgamano velocemente e quindi perché non proporvela? E l'altra non sarà assolutamente una sorpresa, è la Naked Heat di Urban Decay. Siamo sempre un po' sulle stesse tonalità, questa un po' più di neutri e un po' meno di shimmer, di glitter, ma devo dirvi la verità, questi in più metallici sono pazzeschi, li adoro. Quindi per l'estate io propongo palette dai toni caldi con dei dorati e del glitter. Un altro essenziale dell'estate quando si parla di trucco, sia che voi abbiate una full face of makeup o soltanto proprio due ritocchini, sono le sopracciglia, che sono un po' il mio cruccio, perché anche se quando vado in spiaggia non mi trucco, non riesco più a vedermi con sti quattro peli sparsi, tristi delle mie sopracciglia. E ho risolto la questione con questo signorino qua, del quale vi ho già parlato credo molte volte, il Wunderbrow, ovvero
questo gel colorato si presenta in questo modo col suo pennellino, che si stende sulle sopracciglia, poi ha una specie di spazzola tipo quella applicatore del mascara con la quale si va a pettinare e distribuire il prodotto, e poi lui si tatua sulla pelle e non se ne va più manco con le bombe a mano. Potete farci il bagno, potete metterci su la crema solare, lui resta lì finché la sera non vi struccate e finalmente potete liberarvene. Se invece non volete struccarvi le sopracciglia, dura anche 2 o 3 giorni, dicono. Io non l'ho mai fatto, di solito la sera me lo tolgo, però ve lo consiglio tantissimo ed è assolutamente un summer essential per quel che mi riguarda. Poi labbra, di nuovo in estate, truccandomi poco, spesso scelgo di non usare dei rossetti. Se però li uso mi piacciono quelli belli vibranti. Quest'anno mi sono innamorata dei rossetti di Fenty Beauty. Vi avevo già mostrato quello fucsia, adesso non mi ricordo più il colore come si chiamava, questo è un altro e tra l'altro è scritto talmente piccolo che è impossibile leggerlo. In ogni caso è quello che ho sulle labbra oggi. Si presenta in questo modo. È una sorta di rosso aranciato mattone che trovo sta molto bene con il tipo di trucco che mi piace utilizzare in estate, perché riprende un po' sia la tonalità calda degli occhi che la terra, ed è un rossetto secondo me perfetto per l'estate, rossetto perfetto, per questo ho deciso di inserirlo in questo video, che è un po' un mashup tra preferiti di luglio e Summer Essentials. E poi ho scelto un mascara che in realtà non è assolutamente un summer essential, è più un preferito di luglio perché l'ho scoperto appunto a luglio, ed è il nuovo di Yves Saint Laurent, molto scichettoso. L'ho scoperto perché Sephora mi aveva regalato un campioncino, cioè uno dei negozi di Sephora, non il signor Sephora in persona, se magari fossi in questi cari rapporti con Sephora in persona. Mi avevano regalato un campioncino e mi ha subito conquistata. Intanto l'applicatore mi piace un botto perché, come vedete, è abbastanza lungo, bello incurvato, con, adesso mi cavo un occhio perché sto usando il viewfinder, con le setoline quelle in plastichina, che è il tipo di applicatore che più mi piace. L'effetto che ha è quello di allungare le ciglia, ma non ha un effetto Pam, drag queen, bella ciglia finte, è più un effetto naturale. Provo ad avvicinarmi, non so se rendo l'idea, da qua non riesco neanche a capire se si intravedono le mie ciglia, ma vi assicuro l'effetto è molto naturale. Vi dicevo, non è un summer essential perché va bene tutto l'anno, ma è stato lanciato abbastanza di recente ed è assolutamente il mio mascara preferito di luglio, e quindi dovevo inserirlo in questo video. Ultima cosa, stavo dicendo abbiamo finito con il trucco, ma c'è ancora un ultimo prodotto che è un essenziale del trucco tutto l'anno, soprattutto in estate: lo spray fissante. Il mio preferito di sempre è l'All Nighter della Urban Decay. In estate far tenere il trucco durante il giorno è un'impresa titanica, aiuta buttarci su un po' di spray fissante. Questa è la versione Pollution Protection. Quest'anno vanno molto i prodotti contro l'inquinamento. In generale l'All Nighter in qualsiasi sua versione per me è uno degli spray fissanti trucco migliori sul mercato, e quindi ve lo consiglio, e allo stesso tempo è anche un summer essential se volete far durare il vostro trucco durante la giornata, quando fa quel caldo porco che sta facendo in questi giorni. Bene, chiudiamo la sezione trucco e passiamo alla sezione capelli. Prendervi cura dei capelli in estate è importante ancora di più che in tutti gli altri mesi dell'anno, soprattutto se state sotto il sole, andate in spiaggia, fate il bagno, perché ovviamente il sole e il sale vanno veramente a seccare e a rovinare i capelli. Quindi la prima cosa che vi consiglio è assolutamente utilizzare delle maschere idratanti. La mia preferita è sempre la stessa, ve la ripropongo perché ancora non ho trovato niente che mi piaccia di più, questa che è la Moisture Intense Oil Creme Deep Conditioner della Alterna, della linea Caviar Anti-Aging. È una maschera che non va tenuta in posa troppo a lungo, se non sbaglio bastano qualcosa come 3 minuti,
molto ricca, lascia i capelli morbidissimi, funziona anche un po' da balsamo perché li va anche a districare al tempo stesso. Vi dico la verità, i miei capelli erano già rovinati prima dell'estate, adesso sono ancora peggio, non so più cosa farci, poracci, sono in condizioni pietose, però sicuramente una buona maschera idratante aiuta e vi consiglio quindi di utilizzarlo, ovviamente non tutti i giorni, ma almeno una volta alla settimana o due, anche perché no. Fatevi una bella maschera per ridare un po' di vita ai vostri capelli. Un altro prodotto essenziale in estate, ma che io uso un po' all year round, è un olio per capelli, perché se diventano particolarmente secchi e frizz, tutti così, come se avete messo un dito nella presa, cosa che a me succede abbastanza spesso, come potete notare, un buon olio per capelli fa già la differenza. Il mio preferito è della Way, questo è il Rose Hair and Body Oil, che va bene quindi sia per i capelli che per il corpo. Io però lo uso solo per i capelli, ve lo dico, perché per il corpo è un po' troppo ricco per quel che mi riguarda. Si presenta in questo modo, alla sua pompettina, tac, un olio, e poi lo mettete soprattutto sulle punte o sulle zone più secche. Se avete dei capelli tendenzialmente grassi vi sconsiglio di utilizzarlo alla radice perché non aiuta sicuramente, ma sulle punte invece è la morte sua. Lo potete portare anche in spiaggia e ogni tanto dare una rinvigorita ai vostri capelli pieni di sale. Un altro prodotto per capelli che utilizzo sempre, ma che è ottimo anche da portare in spiaggia, anche se in questo caso è un po' ingombrante, è questo, la versione Splash, Acqua Splash del Tangle Teezer, la spazzola, quella che non spezza i capelli. Voilà, perché ha questi dentini super morbidi, sono spazzole ottime, io le utilizzo sempre, praticamente è l'unica cosa che utilizzo sui miei capelli. Se non sbaglio ne è uscita una versione sempre adatta all'acqua, più piccola mi pare. In ogni caso, non l'ho ancora detto, ma ormai lo sapete, se mi seguite lo sapete, sul blog cercherò di linkare tutti questi prodotti, di modo che se volete saperne di più, conoscere i prezzi o anche comprarne qualcuno, vi basterà fare un salto sul mio post dedicato, il link è nella info box qui sotto, e lì troverete tutta la lista con tutti i riferimenti. Ottima spazzola da utilizzare sia a casa ma anche da portare in spiaggia dopo che avete fatto il bagno, appunto quando i capelli sono pieni di sale e belli tutti ingarbugliati. È un ottimo modo per non restare calvi utilizzare una spazzola di questo genere. E così, track, dai, chiudiamo la sezione capelli. Benvenuti nella sezione unghie. Gli smalti che preferisco in estate sono smalti dai colori vibranti, belli intensi, fondamentalmente quelli che ho sulle unghie oggi. Non ve le faccio vedere da vicino perché le ho fatte 2 settimane fa, vai di movimento di mano, e praticamente sono inguardabili, ma vi faccio vedere gli smalti. Uno l'ho messo di sicuro già nei preferiti, ma forse tutte e due, sono entrambi della Essie. Uno è il Too Too Hot, questo rosso geranio, chiamiamolo così, e l'altro è il Turquoise e Caicos, turchese e caicos, che è questo ovviamente turchese. Mi piace metterli anche insieme, dargli di nuovo di movimento di dita. E in generale adoro gli smalti della Essie, ma in estate mi piacciono appunto soprattutto questi colori un po' più adatti alla stagione. Mi piacciono molto anche i gialli, ma ho scelto di mostrarvi questi due. Sto cercando di andare veloce perché mi sono accorta che ho ancora la sezione dei vari, i vestiti, gli accessori. Dai, è forte, saranno già 3/4 d'ora, ya possiamo fare. Forza! Passiamo agli accessori, eccoci, benvenuti nella categoria degli accessori. Ovviamente in un video dedicato ai Summer Essentials, ma anche in un video dedicato ai miei preferiti di luglio, non posso non parlare di costumi da bagno. Ho sputato, che l'entusiasmo. Quest'anno ne ho comprati di nuovi. Per un sacco di tempo ho indossato sempre gli stessi costumi. Uno tra l'altro è un costume che ho ereditato da mia madre, vintage anni 70, che però mi piaceva alla follia ma che fondamentalmente sta cadendo a pezzi. Quindi quest'anno ho detto, sai cosa? E svecchiamo un po' il guardaroba costumi da bagno, perché tutti noi abbiamo un guardaroba costumi da bagno, vabbè.
Ne ho presi 2 da Primark perché mi ha stupito, ce n'erano tantissimi che mi piacevano e poi uno l'ho preso invece su ASOS. Iniziamo con quelli di Primark. Il primo è il mio preferito dei 3 ed è questo, un costume intero. Quest'anno mi sono lanciata un po' di più sui costumi interi, a righe bianche e rosse, questo lo vedete anche da voi. La cosa carina è che ha questa apertura centrale, un laccetto che lega qui al centro, la bretellina sottile e regolabile e poi non è né troppo sgambato né troppo basso, perché quelli troppo bassi mi stanno veramente da schifo, quelli troppo sgambati idem, mi piacciono quelli normali con la sgambatura normale. Devo capire perché tutti quest'anno hanno una sgambatura praticamente ascellare oppure i mutandoni della nonna. E dai, questo è il mio preferito. Anche delle imbottiture sul seno che sono molto utili quando fate il bagno per evitare l'effetto Venusia. Mi sta anche quasi decentemente addosso. Questo non ve lo faccio vedere però indossato, perché onestamente fare le sfilate in costume da bagno non è proprio una roba che mi va di fare, però vi assicuro è molto molto carino. Magari metterò qualche foto se ne trovo di decenti nel quale lo indosso. Secondo costume che ho preso da Primark, vediamo se imbrocco da che parte, eccolo qui. È un costume con spalle scese, allacciatura qua dietro, allacciatura al collo, quindi si allaccia così e poi ha le spalle scese. Di nuovo un costume intero, riuscirò a toglierlo, sì. Dietro ovviamente ha l'allacciatura fatta in questo modo, come fosse una sorta di bikini, per avere un po' più di sostegno. Anche lui ha un'imbottitura nelle coppe che ha lo stesso beneficio del precedente. Nero, perché col nero non si sbaglia mai, sfina, è un po' più caldo da portare, un po' meno frufru, un po' più chic mi viene da dire. E anche questo, grazie a Dio, ha la sgambatura giusta, né troppo profondo né troppo mutandoni della nonna. In più, avendoli presi da Primark, ho speso una cifra ridicola, non mi chiedete quanto, non me lo ricordo più, li ho presi già da qualche settimana. E per finire un bikini che invece ho preso su ASOS, giallo. Quest'anno il giallo, come forse saprete, mi piace tantissimo. Questo lo trovo adorabile perché ha questa sorta di merlettino, non è un merletto, comunque questo taglio con un motivo fatto così, come so brava io a spiegare le cose. Vi dico la verità, non ha tantissimo sostegno, ne ha molto poco, quindi se avete seno come me e non so, volete andare in spiaggia per giocare a racchettoni, a pallavolo, a fare dei movimenti repentini, non ve lo consiglio perché rischiate di ritrovarvi cabriolet in un secondo. Vi faccio vedere anche la parte di sotto che ha lo stesso motivo qui in alto. Lo trovo però carino, l'ho indossato un po' di meno, lo indosso se voglio soltanto fare una giornata al mare da signora in relax, in più non ha nessuna imbottitura, quindi qui l'effetto Venusia è abbastanza assicurato. Passiamo a un altro essenziale dell'estate, perlomeno per quanto mi riguarda, ovvero cappello di paglia, immancabile. In estate lo utilizzo tantissimo, se vado in spiaggia me lo porto ogni volta di sicuro. Questo in particolare è un cappello che ho ereditato da mia madre, possiedo da quando sono nata, possibilmente, non so, da tantissimo tempo. Lo tengo qui nella mia casa al mare perché appunto mi viene comodo da utilizzare qui quando sono appunto al mare. A casa ne ho altri, ne ho uno che ho dimenticato di portare, che invece è una gran figata, che è un cappello in paglia che si può piegare, mettere in valigia e poi basta bagnarlo, metterlo in testa e lui riprende la forma. L'avevo comprato in Australia, non sono mai più riuscita a trovarlo
uguale da nessuna parte, anzi se qualcuno di voi sa dove trovare questi cappelli in paglia miracolosi fatemelo sapere, perché inizia a essere un po' usurato. L'ho comprato più di 10 anni fa e lo uso e lo porto in tutti i viaggi. Se guardate le mie foto di viaggio estive sempre ho quel cappello di paglia in testa. E poi dunque la categoria accessori teoricamente è finita, anche in pratica, non solo teoricamente. Ho due cosette che, diciamo così, metterei nella categoria dei vari. Ed eccoci qua, nella categoria dei vari, dove ho due cose da farvi vedere. Una è senza dubbio un Summer Essential, ovvero un rasoio in versione portable, portatile da viaggio, della Gillette Venus. È fatto in questo modo, lo trovo comodissimo, lo utilizzo soprattutto quando viaggio e principalmente d'estate. Io non sono una donna da ceretta, patisco come una bestia, mi si irrita tutta la pelle, io la ceretta non riesco a farla fondamentalmente, anche soltanto quando faccio i baffetti esco che sembro Slot dei Goonies, quindi sono una ragazza da rasoio, razor girl, e quando vado in vacanza trovo comodissimo portare questo signorino qua. Lo trovate in vendita anche su Amazon, questo l'ho guardato prima di iniziare a girare il video, quindi trovate il link anche sul mio blog. Comodissimo, ovviamente la testina è intercambiabile e potete utilizzare semplicemente le testine della linea Venus. L'impugnatura è comoda, non scappa di mano, piccolino, molto molto comodo appunto da portare in viaggio, essenziale per l'estate per quel che mi riguarda. E poi il mio profumo di riferimento dell'estate è lo stesso dell'estate scorsa, perché l'ho scoperto proprio quasi un anno fa, ad agosto dell'anno scorso, quando ero in Sardegna, ed è il Super Cedar della Byredo, che per me rimane uno dei profumi che più amo in generale, non solo d'estate, un po' tutto l'anno, ma in estate in particolar modo. E già che siamo di strada, dunque spiegarvi i profumi ormai lo sapete, sono negata. Ne ho messo troppo. Invece intossicarmi con i profumi, la morte mia. Mi piace da morire perché è un profumo un po' più adulto, molto elegante, non è dolce, abbastanza sofisticato. Vi dico solo questo: ogni volta che ho questo profumo qualcuno mi fa i complimenti e mi chiede che cos'è. È quel genere di profumo lì. Non so esattamente dove lo potete trovare, ma questo non l'ho ancora guardato. Sicuramente ve ne avevo già parlato e sicuramente avevo messo già il link, quindi se l'ho messo una volta lo potrò ritrovare. Fate un salto sul blog se volete saperne di più. È un ottimo profumo. Molto bene, chiudiamo la categoria dei vari, passiamo alla categoria degli abiti. Ho solo più gli abiti e i libri, che ovviamente sono un Summer Essential. Ma iniziamo con abiti. Benvenuti alla categoria abiti, nei quali ho inserito sia alcuni degli abiti che più ho amato a luglio, quindi acquisti un po' più recenti, ma anche altri abiti che potreste aver già visto in video precedenti o che posseggo già da tempo, che per me sono un po' Summer Essentials, quindi di nuovo ho fuso i due concetti. Iniziamo con un capo nuovo, che è questo abito a righe bianche e rosse. Forse avrete intuito che il bianco e il rosso mi piacciono molto in estate, ma è anche un po' un Summer Essentials, perché in questo periodo dell'anno, quando soprattutto sono in vacanza, adoro questo genere di vestiti. Togliamogli la stampelletta, senza spalle, quindi a fascia. Questo è lungo, super fresco, morbidissimo, in cotone. Mi piace ovviamente molto la fantasia. L'ho preso a Milano l'ultima volta che ci sono stata, a luglio comunque, anzi scusate, era per il nostro anniversario, fine giugno inizio luglio. Il brand è Midinette Firenze, non so se vendono online, in ogni caso se così è vi metterò il link. In alternativa prendetelo un po' come indicazione generale per un tipo di abito che trovo molto comodo e molto carino in estate. Proseguiamo con un altro Summer Essentials di quest'anno, la tuta. Allora, diciamo così,
Mi piacciono tantissimo le tute, su di me stanno veramente da schifo. Sono però riuscita a trovare nei saldi da H&M questa che tutto sommato non mi sta malissimo, e quindi l'ho presa perché la trovo comoda da morire in estate. Da poco abbiamo preso io e Daniele una Vespa e quindi diventa un po' complicato per me mettere quello che metto di solito, ovvero abiti e gonne, per andare in Vespa. Mi serviva qualcosa di un po' più comodo con i pantaloni. Questa mi piace da morire perché intanto vabbè ha questa roba delle spalle scese che in estate sempre ci vado a finire contro. Io adoro i vestiti con le spalle scese, ve ne sarete accorti credo. È in questo cotone molto leggero, molto comodo, ha le sue taschine, è arricciato in vita ed è in questo colore bianco e blu grigino, fatta abbastanza lunga. In ogni caso metterò poi un cutout dove lo indosso, dove vedrete che mi sta non benissimo ma accettabile, o perlomeno questa è la mia valutazione. In ogni caso le tute in estate secondo me sono comodissime, se ve le potete permettere prendetele, anche quelle corte, se siete più giovani, se avete il fisico giusto, mi fanno impazzire, io non me le posso permettere ma mi piacciono un sacco. E poi sempre come Summer Essentials vi propongo anche questo abito, non mi dilungo troppo perché era nel mio video con gli outfit per l'estate, l'ho preso di nuovo da H&M, è sempre in cotone molto fresco, spalle scese, azzurrino, perfetto un po' per tutte le occasioni, per il pranzo in spiaggia, per la giornata di shopping in città, per una visita se siete in vacanza da qualche parte, non tiene troppo spazio in valigia, non si stropiccia neanche eccessivamente, insomma mi piace un sacco e per me è un essenziale dell'estate. E per restare in tema, se volete qualcosa di un po' più elegante per la sera, ho anche questa versione, ma anche non per la sera, per il giorno, ma un po' più frufru. Questo l'avevo preso su ASOS, non so se è ancora disponibile. Come vedete è tutto in questo materiale stile uncinetto rosso, che mi piace da morire per l'estate, con il taglio quello che adoro, ha anche delle taschine e poi appunto alle spalle scese, che ve lo dico a fare. Anche questo credo che verrà in vacanza con me, non ho ancora deciso dove andrò, ma quel vestito lì secondo me farà il viaggio. E poi un altro grande classico dell'estate per me sono delle gonne comode, leggere. Vi propongo questa che ha un po' di anni, 2 o 3, l'avevo presa se non sbaglio da H&M, ha questo effetto, come si chiamano? Non mi viene più, sangallo, oh, io ho fatta, ha un po' l'effetto sangallo, morbida, cade bene, fresca, mi piace appunto da abbinare con una maglietta. Insomma in estate mi piacciono dei look un po' più facili da portare, un po' meno pesanti e ricchi di dettagli. E restando in tema, questi sono anche dei miei alcuni preferiti di luglio, sono... Oh Santa Maria, che stanchezza, sto parlando da mezz'ora, vero ragazze? Abbiate pazienza. Mi piace molto in estate optare per, al contrario ovviamente, delle canottierine, dei top semplici, veloci, facili e comodi. Ho trovato sempre nei saldi da H&M queste canottierine con i bottoncini, dico queste perché l'ho presa in giallo e l'ho presa anche in nero, cortine che vanno bene con le gonne quelle un po' più a vita alta. I bottoncini a pressione si aprono, quindi volendo potete portarle anche un po' più sexy, un po' più sbottonate. Le ho pagate pochissimo perché sono della linea Divided Basic, in più sono veramente degli straccetti, mettiamola così. Però è il genere di cose che in estate metto da morire, così come anche questo body che ho preso da Primark, che avevo messo nei miei preferiti di giugno se non sbaglio. E voilà, ce l'ho fatta, ho parlato anche dei vestiti. Nel frattempo sto sudando come un vitello, ve lo dico, è mezzogiorno, ottimo momento per filmare un video. Andiamo all'ultima categoria, che è quella dei libri. I libri sono, per quel che mi riguarda, senza ombra di dubbio un summer essential, sia che io
opti per una vacanza di puro relax in spiaggia spranzata sul lettino, ma anche se invece scelgo una vacanza un po' più impegnativa, perché nel primo caso sicuramente avrò voglia di leggere mentre sono lì bella rilassata a vista mare, nel secondo sicuramente ci saranno delle ore di aereo che necessitano di un libro, quindi libri in estate per me sono un essenziale. Ce ne sono tantissimi che potrei consigliarvi, ma visto che questo video è un po' un mashup con i miei preferiti di luglio, vi propongo il mio libro preferito di luglio, che è questo, Wild Like Me di Louise Pentland. Se mi seguite da un po' saprete che a volte, di tanto in tanto, mi piace leggere dei libri in inglese per mantenere un po' vivo il tutto, e che tendo a scegliere dei libri non troppo impegnativi affinché l'esperienza non risulti pesantissima. Questo libro è un po' sulla falsariga di quelli di Sophie Kinsella. Louise Pentland, se non la conoscete, è principalmente, per quel che mi riguarda, una youtuber inglese. Il suo canale si chiama Sprinkle of Glitter e ha sui 30 anni, 2 figli, e mi piace perché ha intanto un'ironia che mi spacca, cioè ha un'ironia molto inglese e mi piace tantissimo il suo modo di raccontare le cose, e ha scritto questo libro e ha già scritto anche il seguito che uscirà fra poco. Di cosa parla? Parla, è fondamentalmente, credo, abbastanza autobiografico, con delle licenze sulla realtà. Parla di questa donna, di questa giovane donna, che ha avuto una figlia con quello che è l'amore della sua vita, un ragazzo che ha conosciuto che conosceva fin da bambina e che finisce col diventare il padre della sua figlia. La sto raccontando benissimo. Ovviamente nel libro, purtroppo, questo lapsus, aia, si lasciano, quindi la relazione fra di loro non funziona, e racconta in poche parole la storia di una mamma single che si ritrova a cercare di ricostruire la sua vita dalle ceneri di una relazione finita, e racconta appunto la sua relazione con la bambina, con il suo ex compagno e anche con l'amore in generale, con la ricerca di un nuovo uomo da far entrare nella sua vita. È molto divertente come è scritto, appunto è sul genere di Sophie Kinsella, quindi non è un libro eccessivamente impegnativo, ma molto molto entertaining. Ve lo consiglio, credo di aver visto che è disponibile anche in italiano, in ogni caso metterò il link sul mio blog. E così, con un fil di voce, sono arrivata alla fine di questo lunghissimissimo video, l'ultimo prima delle vacanze. Vi auguro di trascorrere un favoloso agosto. Se sentirete la mia vacanza, e passa anche una moto così, perché se doveste sentire la mia mancanza potete seguirmi sugli altri social network, Instagram, Facebook, Twitter, che aggiornerò con le mie avventure vacanziere. In ogni caso noi ci rivediamo a fine agosto, inizio settembre, con la classica programmazione sia qui su YouTube che sul blog. Direi che non c'è altro. Se questo video vi è piaciuto, ovviamente non dimenticatevi di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se non l'avete ancora fatto, che diamine state aspettando? Iscrivetevi. Lo so, adesso per un mese non ci saranno video, ma poi ricomincio e magari vi perdete il primo. Non sia mai, perciò subscribe, iscrivetevi, e se vi va cliccate sulla campana, io la butto lì, quella campanella che vi manda una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Non c'è altro. Baci giganteschi, ginormici, spaziali, passate un ottimo agosto e noi ci vediamo al rientro dalle ferie. Ciao!